Abbiamo iniziato per Claudia. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. Elena ha appena finito un rosario ed è pronta. Senti Mhm. questo tono da seminarista. È pronta adesso a parlarci della parabola di Isaia. Mhm. Parole a caso, così. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo, è lei. E sta ballando la danza del ventre e sta, mm, sta facendo un cerchio. Cioè balla in cerchio la danza del ventre. Cerchio su se stessa. Ed è come se sai quelle specie di, non so, campanelline, cosa sono, sulla cintura, no? Dei vestiti tipici Mhm. che Delle utilizzano. danzatrici. Mhm. Sì, ogni volta che lei fa una mossa per continuare a fare il cerchio, a ogni campanellino, con ogni campanellino attira mm, qualcuno. Un'interferenza. Sì, Mm. esatto. Quindi più si muove, più si impesta, Sì, possiamo dire. sì. Più fa cose, più attira. Mhm. Una calamita. Sì. Mm-mm. Ti dà l'autorizzazione. Sì, si ferma e mi dice, fa così, quindi per dire andiamo a vedere cosa c'è. Let's go. Mhm. Lavoriamo. Vibrazione di Claudia. 12 miliardi, Consapevolezza. 123, PS, PE. PS solo. 38, Vite. 2196, Cervello. 9, Ok. Entità eteriche. allora, c'è questa figura di uomo seduto con le gambe incrociate. È vestito, mm, aspetta, sto guardando. Sì, è vestito da indiano. Mhm. Sì. Chi è? Indiano d'America. No, no, indiano di India. Dell'India, ok. Ma maci puri, dice. Ma è un'entità? Chi è? Disgranato? Uno che passa? No, lo vedo collegato. Allora, aspetta, fammi capire. No, sì, allora, ti direi in disincarnato che è collegato però a un'interferenza di Claudia.
Mhm. eh, ehm, come se lei ci fosse da qualche parte tutta ehm, un orientamento di Claudia verso l'Oriente, Mhm. ok? E Puoi quindi parlare, ecco, sì. sì, ah, sì, vabbè. È come se inconsciamente Claudia avesse eh, una tendenza a voler andare verso l'Oriente, fare come se fosse attirata dalle cose orientali. Non so se lei non ce ne ha parlato, ma io vedo proprio questa cosa qua, come se eh, nel profondo ci fosse un legame che la porta verso, in eterico la porta verso, la devia verso l'Oriente, verso la cultura orientale asiatica. Ma questa vita o un'altra? Allora, in questa vita c'è questa parte eh, mh, che la porta lì, verso questa energia, che è come se lei la conoscesse molto bene da un'altra vita. Ok, l'indiano è un'entità del secondo universo? È legata, sì, è legata a tutta quell'energia ehm, Poi? Chi indù, c'è? direi. Esatto. Poi chi c'è? Poi c'è una leonessa, poi c'è Odino. Mhm. Ci sono due pleiadiani. Mhm. E poi c'è un siriano e un rettiliano, Mhm. eh, ma appaiono come se cioè appaiono, si tengono la mano e tenendosi la mano è come se dalla loro faccia uscisse uno sguardo mm, Unico, sì, no, cattivo. cattivo, no? Cioè, quello che mi arriva è che dandosi la mano, si danno la mano per far Unire le forze. unire le forze mh, con questo sguardo cattivo, no? Rispetto a Se no Claudia. non possono Se no, fare quel realizzo. esatto. Ok, ok, se è proibito adesso mettersi mano nella mano per le entità. Quindi niente sguardo cattivo? No, Cos'è? Il infatti rettiliano sembra diventano Justin così, Bieber? diventano Ah, appena togli la mano, tolgono la mano diventano vabbè. intimoriti. Siriano adesso assume il viso di Justin Bieber e il rettiliano assume il viso della regina che non c'è più. Noi decidiamo, non interferiamo, decidiamo che Mhm, loro sono nostri. mhm, E quando no, il demone dice tu sei mio, no, guarda, è il mm, contrario. mm, Tranquillo, tu sei mio, io decido di te. Mi servi, resti, non mi servi più e vai nell'immondizia. mhm. Paura, eh? È tanta roba questa cosa. Poi, chi c'è? Basta. E di L ci sono? Sì, ce ne sono tre. Beh. Entità mentali. Non ci dimentichiamo, mi perdonerà Claudia, ma è una patologia, tra virgolette, o comunque una mania di questi anni. Si chiama proprio attaccamento morboso agli animali. Non ce lo dimentichiamo. So che non ti piace questa cosa, ma questa cosa va lavorata.
Mi scrivi nella chat i due cani che non ci sono più? I nomi? Non li dirò. Cioè, scusami, no, tanto non li dico. Uno è quello vivo, me lo ricordo, no? Come Mm, l'astro. E sono altri due che non ci sono più, che sono quelli della... ok. Sono due che non ci sono più. Va mm. bene, dai, basta così. Tanto non... Entità mentali. Allora, una di livello 5, una di livello 4 e una di livello 2. 5, 4, 2. Ok. Boh, 2, iniziamo. 2, niente di, cioè una cosa molto semplice, è come se lei mh, inizia il discorso eh, e questa entità mentale glielo gonfia, non so come dire, ehm, le fa aggiungere parole a Mm. un discorso lineare. Quindi diventa molto, diciamo che per arrivare al punto deve girarci molto intorno. Mm. Le fa, ehm, nella sua testa è molto lineare, ma quando lo deve esporre aggiunge un sacco di parole pensando che per arrivare al punto lei debba aggiungere proprio delle parole, debba gonfiarlo, tra Arricchirlo. virgolette, sì, arricchirlo. Quindi scarsa capacità di sintesi, tendenza a complicare un Sì, discorso. esatto, non riesce a, esatto. 2, 4. Tutto bene, Elena? Sì, sì. Ok. Allora, aspetta perché alzo un attimo le vibrazioni. Mhm. Era molto chiaro la 4, adesso me la stanno facendo sfuggire. Alziamole, a quanto vibri? A 2,80. Alza, alza, alza. Immagina una manopola dei vecchi stereo, quelli belli, con la manopola di metallo, fredda e pesante, che era un piacere alzare il volume o abbassarlo, no? Ok. Allora, la 4 è proprio mh, questa interferenza a far sì che lei non perda la memoria o non riesca più, come diceva prima, no? Ecco, le fanno perdere proprio la memoria di quel momento e eh, quello che lei nota quando diceva leggere ad alta voce che proprio non riesce più a leggere, ok? Non è tanto il Mhm. leggere, ma è proprio che le fanno perdere la memoria di come si fa a leggere ad alta voce. Mhm. Ecco, le tolgono proprio il meccanismo ormai automatico nel fare alcune cose, quando eh, sono cose che potrebbero essere utili per lei, mi viene da dire nella scoperta di quell'esperienza. Quindi Mhm. se un'esperienza le può dare qualcosa di nuovo a livello di consapevolezza ed evoluzione, Mhm. ok, questa entità mentale fa sì che lei non sappia più cosa deve fare, completamente bloccata. 5. La 5 è quella che dicevi tu, attaccamento morboso agli animali, ai cani nello specifico qua mi viene più che altro. Eh, fa sì che un vuoto, allora diciamo che questa entità mentale ehm, approfitta, diciamo, del sentimento di vuoto che una persona ha, di non appartenenza, mi viene, di non sentirsi nel luogo giusto, ok? E da questa bassa vibrazione di questa emozione si aggancia a questa entità mentale che è attaccamento morboso ai cani e è molto semplice per questa entità mentale sostituire quel vuoto col cane
e quindi fa sì che la persona adatti la sua vita all'animale. Mm. Il cane diventa un fidanzato, ovviamente non stiamo parlando di accoppiamenti, No, no, ovviamente, no, certo. zoofilia, ma il cane, al di là di quello, è il fidanzato. Sì, Quindi qualunque tipo di fidanzato non arriva più. o Perché? figlio anche, cioè può essere, no? Mhm. Sostituisce proprio un affetto fondamentale della vita, ecco. Ah, quindi stiamo parlando di femminile, l'animale con la S- mm, sì, sì, donna, sì, io vedo esatto, sì, lo vedo molto, sì. perché questa unità mentale è diversa negli uomini. Sì, è un'altra cosa, perché la vedo proprio, mi è arrivata proprio questa immagine paragonata a una donna che invece fa la stessa cosa per un genitore, sostituisce, no? Adatta la sua vita dipendente da un padre o da una madre, o uguale, lo fa con l'animale. Mhm. Ma Claudio, quello che mi hai scritto è relativo a chi? Ai fidanzati potenziali? Questo vuoi dire? No. Vabbè, ma ci sono anche quelli che non lo so. Lei dice, ma vedi, anche Mm, questo però è già l'entità mentale. Ma tutti quelli che conosco sono tutti cinivaccati. Capito? cosa c'entra col E cane? quindi portiamoci in giro il cane, Non fidanziamoci c'entra col niente. cane, No, infatti, andiamo in no, vacanza no. con il cane, gestiamo tutta la nostra vita in Mm, funzione del cane, rinunciamo a qualunque cosa, anche vacanze, viaggi, perché c'è un cane, perché gli mm, altri sono tutti cinivaccati e perché non li stai attirando. Attira uno non cinivaccato, lo trovi domani. mm. Cosa si trasmette? Vabbè, Mhm. Claudia, abbiamo tanto, tanto da fare. Allora, impianti, vediamoli. Eh, sì, allora, è un disco con il bordo abbastanza alto, ok? Un disco piccolo ma col bordo alto e da qui partono eh, 5, come se fossero dei tubicini, ok? Ne arrivano due alle orecchie, due agli occhi e uno alla pineale. Quindi da questo disco partono questi 5 tubi e sono i tubicini su cui agiscono appunto queste 3 entità mentali. Distorcono molto la realtà, utilizzano questo metodo e diciamo scusa, quella di livello 4 soprattutto agisce sulla pineale. È come se agendo sulla pineale gli blocca in quel momento il meccanismo automatico di fare qualcosa in una certa azione. Ok, poi? Poi, e questo l'ho visto prima, mentre lei parlava dei suoi dolori articolari, quello che ho visto è che erano partiti in seguito a un trauma. Lei aveva parlato di una caduta e quindi avevo chiesto così, ma poi invece ha detto che ha avuto un incidente, no? E da lì è partita questa cosa. Durante quell'incidente le hanno fatto un abduction e hanno messo come potrei dire come si dice, Mm, come se fossero non mi viene la parola. Perifrasi, no, un Ci sinonimo. sono, ci sono delle piccole sfere su ogni articolazione del corpo, vertebre Giuntura. comprese, Mm? ok? Su ogni articolazione ci sono queste piccole sfere che vengono attivate e quindi funzionano come allarmi, non so come dire, come Sono anche eh, tante. Per tante ogni, per ogni articolazioni. articolazione anche della vertebra, Sì, la vertebra ha ogni delle vertebra. articolazioni, no? Ta- Esatto. Sì, dove ci sono i dischi Ah, ok, tra una non vertebra nella e l'altra. a Sì, vertebra, non costola. Mm. vertebra, sì, sì. Sono boh, anche Le 100 vertebre, forse. le articolazioni, allora, spalla, tutte le vertebre, le spalle, i gomiti, i polsi, E le dita? i pollici solo.
Le Solo i altre poli. dita Ah, non no, non c'hanno il vedo. 100. Ok, C'hanno quindi una qua ventina, trentina. anche 50 fai. Mhm. Caviglie. Sì, caviglie, A che alluci, serve? ginocchia, anca. Questo serve a bloccarla e a mm, dirigerla. Quindi lei sta andando per la sua strada, allora, primi impulsi la fermano e poi mandando, è come se in eterico è come se a seconda della direzione che prende, mandano gli impulsi o meno, a seconda se è la direzione che a loro è consona o meno. Chi delle entità lo fa? Allora, questo lo fa Odino insieme alla leonessa. Poi, No, impianti direi basta. di cosa si occupa il siriano e il rettiliano che come bambini alle elementari si tengono per mano? Allora, è molto chiaro, è arrivato molto chiaro quando li ho visti. Stanno cercando di... eh, allora, la sua opposizione. Allora, si tratta della cosa del momento, quindi del progetto Cinivac, ok? Mhm. Ehm, su alcune persone come Claudia, con una certa vibrazione, delle certe situazioni di vita, ok? Eh, agiscono in opposizione, quindi la sua protesta verso questa cosa ha fatto sì che queste due interferenze si agganciassero e le facessero vivere eh, in famiglia, ok, delle morti con l'energia di questo progetto. Non so se ho reso l'idea. Più o meno, sì. Mm, Va bene, velocemente, alcune cose le abbiamo già viste. Causa esoterica del fatto che non legge ad alta voce l'abbiamo visto. sì, Entità mentale 4. 4. Ok. Ansia. È più la 5 e la 2. Più la 5. Allora, questa non sapere dove appartiene, a dove appartiene, il vuoto, non sentirsi adeguata, ok? Fa sì che le parta quest'ansia qua. Quest'ansia proprio di non sapere. Ok. Sì. Insonnia. Allora, le viene un po' provocata anche. Sì, ehm, è quasi come se avesse degli impulsi continui che la fanno rimanere un po' sul sonno superficiale, quindi appena inizia a addormentarsi le mandano degli impulsi per svegliarsi, ok? Per far sì che la sua energia rimanga sempre bassa. Vedo che se lei riuscisse quando riesce a dormire profondamente si ricarica parecchio, si rigenera tanto e riesce ad essere molto carica a livello vibrazionale. Ok, quindi hanno trovato questo meccanismo per far sì che lei di giorno tendenzialmente tenga le vibrazioni basse. Vabbè, quasi superfluo chiederlo, comunque paura, preoccupazione per il cane questa notte, prima della sessione, che ha paura dei botti, delle feste e dei temporali. Sì, ovviamente tutto ciò che eh, per loro è utile, tutto ciò che fa sì che lei rimanga con le vibrazioni basse, loro lo mettono in atto. Quindi questa è una cosa molto semplice per loro. Cioè agire sul cane, lei è molto, cioè, essendo dipendente da questo cane, agendo lì riescono a tenere le vibrazioni molto basse. I temporali ci Stanotte sono, sì. i botti ogni tanto accadono, uno Ah. mette i vetri anche per se stesso insonorizzati alle finestre, dopodiché va a dormire. Se il cane Sì, sta male,
ah. È un po' più lontano, aspetta, un po' più lontano. Aspetta, non tu, eh. E cosa vuol Mhm. dire questo? Sala operatoria con 2 mostri denti aguzzi. Boh. Va bene, aspetta, lo vediamo. Memoria me l'hai già detto. Memoria è la Mhm, sì, 2, 4. 4. Acufeni e Sì, otosclerosi. Ah, sì, ok. sì. L'impianto mentale. Questi due tubicini vogliono alterare la realtà, quindi quando lei deve sentire qualcosa glielo evitano, mm, Offuscano, sì, impediscono, gli complicano impediscono. Sì, vista sì, lo stesso. esatto. Sì, uguale. Dislessia, comunicazione. Insomma, sono Sì, tutti impedimenti nel sì, vedere, nel sentire, nel sì, comunicare, proprio nel dislessia. materiale, no? Anche nel fisico, quindi proprio su tutto ciò che lei può, mm, con cui può interagire verso l'esterno, loro gliel'hanno limitato, Ok, e poi sì. tutti insieme, spalle, gomiti, polsi, ernie, ginocchia, sono questi impianti, Mm, penso, no? Ok. sì, 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 Piedi. sì, sì, sì. Lei è piena Questo. di capelli, però ha l'alopecia da stress. Quando decidi di tagliarli, Claudia, me li mandi? Li Mhm. mandi a me? Ma sì, poi ci penso io. Poi mi vedrete tutto. Allora, lì in quel punto preciso, l'immagine il punto che ha fatto vedere lei prima, è come se fosse stato durante un abduction, è come se avessero prelevato da quel punto, dalla testa, come posso dire, mi viene da dire le vibrazioni standard dei suoi pensieri, come se avessero prelevato un campione, Mm. proprio da quel punto lì. È sottoposta ad abduction lei? Mhm. Sì, 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 sì. Quante? Più o meno una media di 10 al mese, poi varia negli anni, ma adesso Quante e quando sono state al top? quando aveva 23 anni ci sono stati 2 o 3 mesi dove proprio ne facevano anche 20 al mese per 2 o 3 mesi. Perché? Perché era giovane, questo l'abbiamo visto con tutti. Sì, e lì era come se fosse una fase Mhm, di cambiamento, no? mhm. Spesso lo vedo che lì è un periodo dove le persone eh, iniziano a voler Cap- percorrere una strada di vita per il loro benessere, no? Dove mhm, iniziano a cercare proprio le cose eh, che li fanno stare bene. mhm. E quindi lì dovevano vedere, hanno cercato di prima di tutto capire in che direzione Claudia volesse andare e hanno cercato di impostare un modo per impedirle di andare in quella direzione. Ok, i lividi che si ritrova sono l'abduction. Sì. Mhm. Il sogno con i mostri con i denti aguzzi, cosa? Eh, s- eh, sì, denti aguzzi. Allora, quello lì mi viene tipo è tipo un umanoide, ma che aveva come se ho visto come se fossero denti di tricheco, però è un umanoide. Eh, mm, Però è tipo solo quello addetto a fare alcuni interventi durante l'abduction, non so, impostare, bloccare la persona, impostare i macchinari. Vabbè. Sì, stavo guardando se non è né siriano né pleiadiano, viene da boh, un pianeta. Lei ha delle buone eh. intuizioni sin da piccola e sa che c'è qualcosa che non va, che lei Mhm. non è solo un corpo, ma è anche un'anima. Poi si è molto stupita del fatto di aver sentito a volte la morte imminente per delle persone che conosceva.
e ce l'ha quasi presentato come un problema, mm, mi sembra, di capire. In realtà non è una capacità medianica. Sì, è una capacità medianica, ma siccome lei lo vede come un problema perché non è in grado di gestire né quando arriva né quando c'è, non è in grado di gestirne la forza, tra virgolette, no? Sì, Ok? no, Claudia, non un problema, ma qualcosa che ti colpisce, che vorresti capire, che in realtà Eh, noi veniamo qua e poi ce ne andiamo. Non è che dobbiamo rimanere qua, mhm, arrivare qua e poi stare qua per sempre in un gioco olografico finto. È ovvio che a un certo punto ce ne andiamo. Poi se uno se ne va perché se cinivaccato, come nel caso che ti ha tanto colpito, se ne va mm, perché gli arriva una tegola in testa, se ne va a 99.000 anni, se ne va. Alla fine la morte viene veramente tanto, tanto, tanto demonizzata, ma è quello, cioè, è mhm, ok, ho finito, vado. mhm. Molto più importante è capire che magari non hai più voglia di tornare, che non ti interessa più il discorso, che ti interessa, che hai imparato delle cose, dicevamo. Sì, appunto che diciamo che è perché non è ancora in grado di gestirlo coscientemente, ok? Quindi arriva, fa come deve fare così in maniera prepotente, diciamo, ok? E poi Mhm, va. E quindi questo è probabilmente quello che un po' la destabilizza perché non sa quando arriva e non riesce a gestirlo quando c'è. C'è questa capacità, no? Questa energia. Questo lo può imparare. Prima di tutto, vabbè, non deve averne paura, perché appunto è una capacità medianica, anzi è l'anticamera per sviluppare anche tutte le altre. mhm, Può allenarsi assolutamente si può allenare per imparare a gestirla autonomamente, cioè quando in maniera conscia, in maniera mhm. eh, controllata, ecco. Mhm. Pineale, abbiamo detto che è, beh, Ah sì, pineale, l'impianto mentale, un un impianto. tubicino arriva proprio lì. Telepatia. È una capacità medianica fantastica. Mhm. Sì, anche questa secondo me la destabilizza un po' perché non la controlla, nel senso che vedo che a volte le capita anche con persone che non sa neanche chi sono. Ok, quindi è questo che forse lei trova strano, ecco, ma è solo questione di allenamento. Mhm. Vabbè, se non è una capacità a comando, quindi magari con le persone con cui vuole che avvenga non funziona e poi Eh, magari con lo sconosciuto sì. Va bene. sì. Reiki, pro e contro del suo secondo livello, non l'ha mai entusiasmata, non l'ha mai praticamente praticato. Sì. Qualcosa a riguardo da dire? Allora, l'ho visto agganciato a quella prima entità con quel disincarnato che è collegata al- all'India e al secondo universo. Mm, diciamo che è come se lei fosse stata portata al Reiki da questa interferenza che lei ha da quando è nata, ok? Ehm, È come se a un certo punto lei stesse riuscendo a sganciarsi da questa interferenza, che la vedo che ce l'ha da qualche vita, ok? Lei era quasi riuscita a staccarsi e hanno trovato questo pretesto, il pretesto di far sì che lei imparasse a fare Reiki per riagganciarsi. Poi la sua PS ha fatto sì che lei non praticasse più per riuscire a sganciarsi di nuovo. Ok, però ora è ancora attaccata. Mm. Ok, chiamiamo nel cinema tutti quelli che lei ha chiesto e in particolar modo tutti i suoi familiari, quelli che lavorano con lei. Mhm.
Perché tutti questi litigi nell'attività di famiglia? Perché sono tutti interferiti, come è Sì, normale che certo, sia. assolutamente sì. Sì. Lei compresa. Lei compresa? Sì, sì, certo, sono le La cosa interferenze. più preoccupante, secondo me, è questo segno del fare silenzio, Mm, che lei usa spesso quando litiga con i familiari, che lei utilizza anche nei social e che utilizza anche Gianluca Vacchi mm. nel suo documentario e che è il simbolo del non diciamo a nessuno, teniamo segreto tutta Cosa la facciamo con i componente, bambini? Mm. tutto il sacrificio dei bambini, Deep State. C'è proprio un video su YouTube della cara Hillary con accanto col mostro della Mm, figlia, da tutti i punti mm, di vista. Cioè, la figlia si presenta in pubblico, non che a me il crocifisso interessi assolutamente, però il crocifisso al contrario è proprio satanismo, mm. ok? No, sì, ma al contrario. La figlia si presenta con una collanina con il crocifisso a testa in giù. Ora, io voglio dire, è possibile che nessuno lo noti E e chi lo nessuno nota dica niente? complottista? Chi lo nota Eh, complottista? sì, Ma certo. lo vedete? Vedete? Questa che sembra un mostro che parla di pizza in Mm, comune, che alla mm. Casa Bianca prima non si poteva mangiare la pizza, adesso si Guarda. può, Mm, adesso si può con Obama, adesso si può. mm. Pizzagate, uno si fa due studi, Certo. ma no, complottista, no, Sì, complottista, certo. complottista. Che cosa vuol dire con la politica? Cosa ha a che fare? Perché dito Mm, davanti al viso, questa che è sempre lì che fa silenzio, non dobbiamo dire che mangiamo la pizza. mm. Cioè, più di così, Infatti. no, complottista, no, complottista. Vabbè, perché questo Mm, mm, mm. segno che lei ignorava? Addirittura si è tatuata una cosa, insomma, Allora, il già fatto che lei parecchio. l'abbia, è come se, diciamo, le- le interferenze è come se vagassero, no? Alcune, cioè come se alcune vedo che vagano alla ricerca di agganci, ok, sulle Mhm. persone. E ogni spunto che è possibile cogliere, queste interferenze le colgono, no? Quindi eh, questo suo gesto era proprio perfetto per far sì di agganciarlo, ok? E tenere le sue vibrazioni basse con l'energia appunto di tutto quello che comporta Mhm. questo gesto. Quindi hanno fatto sì che lei lo facesse spesso, ok? Che le diventasse consono e che addirittura si tatuasse la parola in maniera tale che Beh, non eh, dire no, Claudia, lo fai. Al lavoro lo fai tutti i giorni. Non dici che litighi tutti i giorni e quando lo fai, litighi, lo fai. Lo fai. Io questa cosa qua mhm. non l'ho fatto mai in vita mia, tu lo fai. Adesso non diciamo no, diciamo sì. Lo fai, lo hai fatto tanto spesso. La tua immagine Skype si può dire, e sei tu così. Più di così, vediamo le cose come stanno. Lo stai facendo, ti sei fatto un tatuaggio sul dito. Mm. Insomma, C'è quel carico lì, guarda che è un inconsapevolmente, ma simbolo eh, pesante, porti quello. quell'energia lì e quello è il problema, non è tanto, cioè non lo fai consapevolmente, ma l'energia è Quindi, quella, quindi le vibrazioni vibrano così. quindi è Quando lo l'immagine fai, iniziale, boom. è la danza Mm. del ventre. Lei fa un movimento e si attacca a un'entità, Eh cioè sì, lei esatto. è molto aperta, queste Mm. entità girano e Sì, hanno visto un canale e si esatto. sono infilate. E caso vuole che sia Anche infilata il quella. Reiki è stato così, Sì. no? Mm. Sindrome da croce rossina, specialmente se non ho capito male in ambito sentimentale. Sì, diciamo che è portata a fare questa cosa per quel vuoto che sente, no? Quindi è come se inconsciamente fosse, eh, mm, tra virgolette, adesso la dico così, poi non è proprio così, ma diciamo il senso generale è questo, piuttosto che star da sola, prendo, faccio io per l'altro in maniera tale che mi stia vicino. Mm.
ok? Quindi mi prendo cura io dell'altro, ehm, e diciamo un po' la bassa autostima, quindi eh, mh, come faccio a spiegarlo? È come se attirasse sempre persone che hanno bisogno, persone che hanno Problemi. sì, problemi, ok? Come se lei sentisse, magari non consciamente, di non meritarsi di meglio, tra virgolette, no? Ma Ok. persone di cui se ne deve occupare, ecco. Mhm. Mm. Persone che hanno più problemi di lei e lei non si merita nessuno che non abbia, che Esatto, sia privo di problemi. Mm. esatto. Mm, 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 mm. Ok, tant'è che c'è un ex che ha ricevuto delle maledizioni e che la voleva lasciare e lei ha fatto dei legamenti d'amore Esatto, all'ex. Questo è un altro discorso. sì. Interferenze o conseguenze di legamenti d'amore che lei ha fatto, brasiliani se non sbaglio. Io ho un amico che conosce queste cose dei brasiliani. Mm. Che dice sempre amici. No, scusate. Sì, È completamente pazzo, peraltro. Comunque va bene. e vabbè. Gli E, fischieranno le e- orecchie. scusate, fa traslochi. Eh. Ok. Ehm, che cattivi che siamo. Quindi mi sono distratto. Oddio, cosa stavo dicendo? Sì, Legamenti legamenti. d'amore. Braseu. Raseu. Ci sono impianti, entità o qualunque cosa che No, c'è, legano a... ecco, sì, c'è, penso sia tipica loro, non lo so, vedo come in eterico, come se ci fosse una collana fatta di tipo perle, potrebbe essere tipo sfere di legno, ok? Mm? Grossa, grande, cioè non è una collana da collo, ma è una collana grossa, cioè le sfere così, che parte, mm, potrei dire potrei dire, come si chiamano, non so come si chiamano quelli brasiliani, ma mi viene da dire curandero, Mm? ok, che sono cubani, ma non so in Brasile come si chiamano, Mhm. fa Bene, niente. anch'io. Ecco, quindi brasiliano, ok, uomo, secondo universo, e da lì parte questa enorme collana con queste perle di legno e parte da lui e gira intorno a Claudia e torna a lui. Quindi è proprio legata da questa collana in eterico di perle di legno a questa energia qua. Quindi adesso è, potrei dire, allora, l'immagine dell'energia in eterico si personifica come una donna cupa che piange lacrime di sangue e di morte, quindi vedo il grigio, quindi legata a un'energia così. Scusami Elena, questo ex è mancato, no? Sì. Sì. Ok. Prima di vedere però i disincarnati vorrei vedere velocemente il trauma famoso, che era una caduta, no? Mm, no, l'incidente, dicevo. Incidente. Sì, allora, eh, vedo lei su una macchina, poi in eterico è come se fermassero la scena, ok, mettono un muro nero, lei non vede niente, e poi si ritrova accidentata e in quel frangente l'hanno prelevata, hanno messo queste perle su tutte le articolazioni. Mhm. Ah, è lì che l'hanno messi, Sì, quegli impianti. esatto, lì. Ok, e poi è come se tra una perla e l'altra ci fosse un'unione elettrica. Un Mm? legame, sì, sì, sì. Sì, tipo elettrico. E quindi da lì in poi, ogni volta che vogliono che lei cambi direzione, mandano questi impulsi e quindi lei sente i dolori vari, ok? A seconda della direzione che le vogliono far prendere.
Quindi se, che ne so, deve fare un altro gesto con le mani, mandano gli impulsi su quel braccio in maniera tale che lei smetta quel movimento e ne faccia un altro. Se non deve andare dove sta andando con le gambe, ok, arrivano i sintomi sulle gambe e le fanno cambiare direzione. Proprio agiscono a livello fisico. Va bene, portale aureo. Lo apriamo e chiamiamo l'ex, se vuoi anche sua madre, e i due zii. Sì, allora, l'ex ha vissuto tutta la vita come se si sentisse una protuberanza di sua mamma. Ok, quindi Una protesi. sì, viveva in dipendenza mh, delle azioni di sua mamma. Ok? Nel momento in cui è mancata, si è sentito completamente inadeguato, completamente non una persona adatta a dove Mm. stava perché mancava, è come se gli fosse mancato tutta una parte importante quando è morta la mamma. E pian piano è andato ed è morto anche lui. Cosa vuole dire, Claudia? Non ho colto in nessun momento le opportunità per uscire da questo legame durante la vita e quindi mi ha portato alla morte. Mm. Ok. Vuole dire anche un'altra cosa, ehm, anche con te ci sarebbe stata l'opportunità di uscire da questo legame, ma non l'ho colta, anzi, l'ho rifiutato. I due zii. Allora, molta sofferenza in quei momenti prima di morire. Quello che mi fa vedere è che c'è stato un momento dove quasi è diventata palese, quell'energia che lo portava alla morte. Non s Posso dire com'è morto? Sì, sì. Eh, allora è morto in ospedale, intubato durante appunto questi anni. Mm. Shock stupidi. E mentre le ultime ore lui ha visto nel personale medico, ok, al posto della faccia delle persone c'erano proprio, vedo alcuni li ha proprio visti con queste sembianze, lui mi fa vedere come se fossero degli alieni, ok, quindi degli occhi grossi così, tutti bianchi, e mi dice proprio che ha proprio visto l'energia eh, mm, di dove vogliono portare le persone, questa Cioè? energia della morte, Dove? alla morte. Mm. 4 Vic. Alex, la madre e due zii. Cosa fa Alex? Allora, Alex ha visto che l'informazione che si porterà da questa vita è che ognuno è a sé, si è proprio reso conto di cosa vuol dire essere individuo ed essere responsabile per sé, che pensare di essere
parte dell'altro non è funzionale a qui nella Matrix, non è funzionale al gioco. Questa è l'informazione fondamentale che lui ha trovato. Direi che è tanta roba. La madre? Ma vabbè, la madre no. I zii No, cosa vogliono dire? Eh, allora, gli zii vogliono dire che parla uno dei due e dice questa esperienza di morte con così tanta sofferenza, direi che è stata fatta e anche no, non più. Li salutiamo via tutti. Quanti sono tutti i parenti di tutte le generazioni di Claudia? 206. Ok. Chiamiamo, visto che comunque lì vanno sia le PS che le PE, anche le due, no, tutte le PE di tutti gli animali di Claudia, i due cani specialmente. Se sono ancora in giro queste parti eteriche. Poi arrivano, non so quanti ne avevano. Cani, gatti, arrivano un po'. 7 ne sono arrivati, non so. Quanti cani? 3? Ok. I due in questione e un altro? Sì, Ne avevi un altro, Claudia? tutta la vita, però vedo. Tutta la vita, eh? Tutta la vita. Vabbè, oppure qualche Sarà cane. qualcuno che si è I due in aggregato. questione hanno un messaggio? Sono una femmina e un maschio, vero? Ok. La mamma di chi? Il terzo cane è la mamma di uno di loro. Ok. Ah, ok, ok, ok. Il femmina e il maschio, cosa dicono? Concentriamoci solo su quello. Mhm. Ehm, è strano da lì, ehm, è strano, è come se si dice, è come se ci ritroviamo automaticamente a vivere per dipendenti da quello che un uomo, una persona ci dice. È Mm. come se si trovassero in automatico a scegliere una persona e a vivere dipendenti da quello. Va quasi contro, dice, mm, anticamente non era così, no? Quindi va quasi contro la natura, ma noi ci ritroviamo quando viviamo, eh, non possiamo far diversamente che fare questo, quindi individuare una persona e vivere dipendenti dalle scelte della persona per noi. Mm, mm, mm. E- Perché non sono diventati parte eterica che si è rimessa in gioco? Ma aspettavo che qualcuno non si presentasse. No, allora, si trovano molto legati. Questa parte eterica è come se fosse di loro due, dico, non in generale, di loro due, è come se avesse un legame eterico, potrei dire, una parte è proprio legata etericamente un po' a Claudia, una parte a Claudia e una parte all'altro cane che è vivo ancora. Mhm. Diamo una sorta di Vic a queste due parti eteriche. Che ok, va bene. È come se uno fosse sempre legato al gioco che ha appena finito, è sempre lì che parla del gioco che ha appena finito. Fa un altro gioco. Vabbè, ok, ma fai un altro gioco. È proprio come se uno Sì, avesse allora, finito un a dire- videogioco. mm, Sai che i videogiochi si finiscono, no? mm. E sta sempre lì, quanto è stato bello, ti ricordi quella volta che abbiamo superato quell'ostacolo? Ok, va bene, basta adesso fate un altro gioco. Sì, ci vedo una differenza tra
parte subliminale o la parte eterica? La parte subliminale, come faccio a spiegare? La parte subliminale rimane legata perché è parte subliminale, cioè con una modalità più, Specifica, non più cambia. mi viene emotiva, no? Mm. Quasi. Invece la parte eterica non ha, è come a volte non ha scelta, è quasi, cioè rimane legata per, ecco, la differenza è quella. La parte subliminale rimane legata scegliendo lei, tra virgolette, di rimanere legata dall'aldilà, tra virgolette, mentre la Mm. parte eterica rimane legata perché c'è Subisce. qualcuno, esatto, subisce dalla Matrix qualcuno che lo tiene legato, qualcuno o qualcosa. La Claudia, differenza è quella, esatto. padrona, Claudia è il cane anche. Sì, e nel senso l'altro cane. Claudia, perché, sì. Ok, beh, in parte c'è un legame con l'altro cane, il maschio verso Mm, la femmina verso il maschio. mm, Va bene, cluster. mhm. Sì, ogni vita è come se avesse un leggio e tanti fogli appoggiati sul leggio e sui fogli ci sono scritti i contratti. Quindi sono in cerchio tantissimi leggi messi così in piedi. Via tutti. Mettiamo anche qui un ad eternum. Nei contratti c'è l'adesione all'entità mentale 5, attaccamento morboso, cani, e tutto il Mhm. resto ovviamente, ma questa in particolare. Sì, sì, adesso non c'è più perché il Ok, portale è definitivo, ma sì. ok. Senza andare all'avatar, l'ha messo Sì, sì. l'Eterno. Senza andare all'avatar, Mhm. le sette PE, in particolare dei due cani in questione, dovrebbero essere scollegati adesso. Sì, Dovrebbero avere la facoltà di andare nel portale aureo. sì, sì, sono scollegati. Ok. Eh, Claudia, se vuoi ti li dirò salva. addirittura che sono già andati, nel senso che rimangono lì perché sono legati, sono tenuti legati, ma nel momento in cui si sono scollegati non ci sono più, io non li vedo più, non ci sono più. Il guinzaglio se n'è andato. Mm, Sono liberi. mhm. È interessante però questo, Claudia, perché li tenevi al guinzaglio. Quindi adesso sono liberi di andare, di fare altro. Lasciare andare è un grande atto di forza e coraggio. Mm. Attenzione. Avatar, vediamo come lo scemo si presenta stavolta. Lo scemo del villaggio. È proprio un cretino l'Avatar. Cretino. Cretino. Fammi qui. Quando Quando ti la distrarre. sentirà, ci Quando picchierà. sentirà ti picchierà, sì. Ci aizza addosso il suo cane basso, Mm. che ha la metà delle gambe che dovrebbe avere. Sì. Ma sì, l'avatar sembra. Cioè, gira la testa a in maniera sincronizzata. Cioè, sembra quasi che, sai quando fai stile libero che ogni tot bracciate giri la testa? Ecco, lui è Mhm. uguale. Cerca di scrivere e poi gira la testa a guardarci. Via. Vado a fare lo stile libero nel portale Mm, definitivo. Mettiamo una Eternum qua. mhm.
Ok, Claudia è scollegata da tutto quello che abbiamo visto. La danza del ventre con il suo abitino con i campanellini, Mhm. le entità enteriche, le tre entità mentali, tutti gli EDL, tutti gli impianti, il progetto di cui non abbiamo visto il nome. Come si chiama il progetto? L'abbiamo visto forse? No, non l'abbiamo visto. Rectification, sì, in inglese mi viene rectification. Ehm, C'è ancora qualcosa? no, C'è ancora qualche effetto di quel trauma, del Reiki, delle storie varie con i vari fidanzati, di tutti i litigi, al lavoro, no, dei no, no, no. litigi e dei cavoli del nuovo lavoro. Infatti lei sta già cercando di lasciare il vecchio per un No, nuovo, ma anche lì ha avuto dei eh, problemi. no, adesso tutto ciò che era passato non c'è più nulla. Collegata, benissimo. Nuova vibrazione. 215 miliardi. Sta sinceramente iniziando a creare in modo molto consistente, 20 volte tanto all'inizio, Mm, di solito è 10 volte tanto. Percentuale di consapevolezza, 161. molto bene. PS, che era bassina, Mm, 38, non è che proprio 63. bene. Vite, 2100, quasi Sì, 2002, 1671. bene. Non benissimo, ma bene. 9, il cervello. Che 9.3. Ok, e non era basso No, all'inizio. infatti. Quindi ci sono grandi potenzialità, già grandi capacità medianiche di Claudia. Infatti, lei basta che va avanti, rimane centrata, impara a coordinarle e le arriveranno sempre di più e tutto ciò che arriva di nuovo, invece che sentirlo come non controllabile, deve accoglierlo. Se lo accoglie, imparerà sicuramente ad avere dimestichezza con queste capacità medianiche, lo vedo proprio. Mm, Ok, mm. ci saranno residui mentali di tutto quello che abbiamo visto? Ovvio che sì. Sì, appunto deve imparare a non agganciarsi a questi, quindi a non agganciarsi ai ricordi, a non agganciarsi al, Al poverino. C'è un esatto. temporale, il cane sta male, poverino. No, poverino, è un No, temporale. I sì, cani nascono selvatici, di temporali ne sentono. ha Mentre, voglia. Mm, si viziano i bambini, si viziano gli esseri umani e si viziano i cani. Attenzione, non viziateli i cani. mm, Sono in grado di gestire più cose di quante non pensiate, secondo me. mm, 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 La mm, fiamma mm, mm. esiste? Che lei non ha chiesto. Finora non c'era proprio, Ah, ok, perché l'aveva non c'era lo chiesto. Sta spazio. per tirare Mm, fuori. Non c'era Non c'è. spazio. Eh, Non c'era è fo- spazio. mm. C'è la possibilità che ci sia questo spazio da adesso in poi, previo Adesso in poi, lavoro. esatto, previo lavoro, perché se lei si riaggancia a vivere dipendente dalla vita del cane, lo spazio non c'è di nuovo. O dipendente dai litigi coi familiari, che ci saranno. Sì, però Ci deve, saranno. sì, è come se dovesse prenderli da un'altra prospettiva, mi viene da dire, quindi reagire in maniera molto più neutra, no? Quindi Mhm. come se... Mi riscrivi chi è? Scusami, Claudia, mi scrivi chi è, non posso dire il nome. Chi è questo? Dimmi, scusami. ehm, cioè come se reagire in maniera obiettiva, quasi come se fosse, non fosse un familiare, ecco. Ok, allora così... s- Certo. s- mm, Professionale, no? È mm, il tuo collega. esatto. Dai, che siamo in chiusura. Mhm. Sì, c'è un ex, vabbè, ma dai, Claudia. È una fiamma? No, non credo che No, sia la no, no, fiamma. no, no, Quello con perché cui non sta c'era, uscendo, è uscita, non c'era. è un'anima gemella? Io credo che la cosa Adesso non vedo interessante niente. adesso è capire che il paradigma va cambiato. La fiamma non è un regalo, è una conquista. Si Mm, deve volere, desiderare.
si deve dare una grande importanza nelle proprie priorità, si deve costruire, non arriva in un secondo, Mm. può arrivare in un secondo, ma è un po' più difficile se ti viene da Eh, una situazione come la tua, come quella di tutti sì, più o meno. sì. Quello che posso dire è che se lei scopre che questa persona ha le caratteristiche, ha tutte le caratteristiche o quasi della sua fiamma, della persona ideale, quindi che potrebbe essere potenzialmente una fiamma, la persona può diventare la fiamma. Qui non vedo neanche che sono animi affini, ma può essere perché lei fino ad oggi metteva proprio un muro, cioè erano lei e il cane e tutto il resto fuori, quindi eh, c'è tanto da lavorare, ma tutto è possibile. Quindi se questa persona lei la sente molto affine con le caratteristiche che lei vuole, col tempo può diventare fiamma, però ci vuole tanto lavoro, ecco, nel senso, Va bene, questo è un lei po' in come la vedi? generale. Pensatrice del ventre? No, allora la vedo che fluttua in aria in orizzontale, cioè ferma, ok, gira sempre in cerchio. Allora è in orizzontale come se volasse così, ruota in cerchio e ha come una bacchetta magica e quindi mentre ruota con la bacchetta magica crea quello che le vuole. Va Su, bene, diciamo. abbiamo finito. Mm. Disconnettiti da tutto e tutti, Elena.